Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di Asetek Forte. Devo proprio nell'introduzione ringraziare i ragazzi di Arc Team che hanno dato la possibilità al mio canale di poterla recensire in Italia. Molto spesso, prima di ogni recensione, se sono disponibili, mi vado a vedere anche recensioni che sono state fatte del prodotto a livello globale. Ma questa volta una cosa che mi ha particolarmente stupito è il fatto che in nessuna recensione ho visto realmente spiegare come funziona il sistema a cella di carico dell'Asetek Forte, perché è un sistema molto particolare e che si differenzia praticamente dalla totalità delle pedaliere a cella di carico. Vi invito quindi a seguire molto attentamente la recensione, soprattutto nella parte in cui affronteremo il discorso del nuovo sistema freno. Ma ragazzi, già ho parlato troppo, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto, tenetevi belli caldi, andatevi a prendere un bel pacco di popcorn e preparatevi alla recensione. Asetek è un'azienda che da qualche anno si sta affacciando nel mondo della simulazione in maniera molto forte, presentando all'inizio una pedaliera, adesso già da un po' ha presentato anche il modello a cella di carico di un livello leggermente inferiore, ma sta già presentando nelle manifestazioni di tecnologia la propria base Direct Drive e anche lì sono molto curiosi, visti gli accordi che ha fatto con Granity Device qualche anno fa, una nuova linea di volanti e ragazzi tanti e tanti altri prodotti. Per quanto riguarda la parte iniziale di presentazione sarò molto veloce perché ho già fatto un video unboxing della pedaliera e vi invito ad andarvelo a cercare nel mio canale. All'interno del packaging, molto curato come sempre da Asetek, troverete un cavo di collegamento per collegare la pedaliera al PC. In realtà fornisce due tipologie di cavi, uno USB 2 a USB Type-C e un altro cavo Type-C Type-C, questo a secondo dove vogliate collegarla al vostro sistema PC. E quindi cominciamo già a delineare che è una pedaliera che funziona al momento soltanto nell'ambiente PC. Sempre all'interno della scatola troverete le istruzioni per il montaggio dove viene spiegato anche il software, un set di adesivi e questa piccola scatolina che contiene una molla più dura di ricambio per l'acceleratore, altri due elastomeri che potrete montare sul vostro freno, un set di viti e inserti per i profilati per poterla montare sulle vostre postazioni e delle chiavi a brugola che vi serviranno proprio per il montaggio. E poi ragazzi, la nostra pedaliera. Ho già recensito il modello Invicta, sorella maggiore di questa pedaliera, e vi dico subito che la struttura è pressoché identica. Nella parte dei bracci alluminio presso fuso, nella parte del fulcro del movimento cuscinetti a sfera in bagnodolo, Santa Madonna, manco le basi del mestiere dei ricordi, boccole in bronzo, questo per assicurare la massima fluidità e durabilità del movimento. Questo su entrambi i pedali e sempre su entrambi i pedali è presente già, come potete vedere, una molla a torsione. Questa in realtà già dà un minimo di resistenza, ma in realtà adesso che su questa pedaliera ho fatto vari test è anche comodo quando andate a fare le varie regolazioni, il pedale rimane sempre in posizione ben eretta. Potrete poi scegliere per entrambi i pedali l'angolazione rispetto alla base e tutto si fa sempre tramite questa regolazione. Andate ad allentare la ghiera, potete girare il perno, restringere e potrete quindi decidere quanta regolazione dare di inclinazione al pedale, pur mantenendo la base sulla vostra
postazione in posizione orizzontale. Sempre su entrambi i pedali molto carine le serigrafie che ci sono dietro. La parte estetica da Asetec è sempre veramente molto curata. Entrambi i pedali poggiano su questa piastra in alluminio sempre presso fuso, praticamente identica a quella che è quella della sorella Invicta, molto carina, e con questa parte di zigrinature sulla parte del tallone che aiutano un pochino non far perdere aderenza alla parte dei talloni in fase di pressione sui pedali. Sempre con un sistema alto rilievo, la scritta Asetec Sim Sport. In questo caso questa parte della scritta, che ha anche la sorella maggiore, potevano anche non farla in rilievo, questo perché quando uno vuole utilizzare questa pedaliera anche con i calzini si sente un pochino sotto il tallone la parte della scritta. Sempre nella parte frontale del poggiatacco abbiamo questa striscia LED che è possibile configurare nelle colorazioni, ma questa parte la vedremo quando affronteremo il software. Nella parte sotto tutto completamente chiuso da questa pellicola in gomma. Troviamo sempre il cavo che servirà per poter connettere questa pedaliera alla frizione, perché il sistema anche in questo caso rimane identico con questi due fori. È un sistema molto carino, molto semplice, ma vedrò di mandarvi anche il video di quando l'ho montato sulla sua sorella Invicta, quando avevo anche il pedale della frizione. Questo genere di costruzioni, che è molto simile a quello che troviamo anche su pedaliere vere simil Tilton, che sono tra le più famose che vengono utilizzate anche nelle auto vere. La parte dell'asta del pedale sono fisse, la massima distanza disponibile è intorno ai 6 cm, quindi fate bene le vostre valutazioni anche sotto questo aspetto, soprattutto a chi utilizza solamente una o due pedali. Ma personalmente, anche in questo caso, avendoli spostati alla massima distanza, non ho trovato particolari difficoltà nell'utilizzarla. Io naturalmente provengo sempre dall'utilizzo di una pedaliera 3 pedali e non distanzio mai in modo eccessivo acceleratore e freno, quindi per me la posizione che ho ottenuto con questo modello di pedaliera è stata pressoché naturale. Andiamo adesso però ad analizzare in maniera più specifica quelle che sono le caratteristiche dei singoli pedali. Inizierei con l'acceleratore. La prima cosa che salta all'occhio dell'acceleratore è questa piastra completamente ridisegnata rispetto al modello Invicta, completamente liscia. Questo genere sicuramente di struttura aiuta anche tranquillamente l'utilizzo di calzini e si può utilizzare questa pedaliera, ve lo dico subito, tranquillamente anche con quest'ultimi. Avete quindi disponibili diverse regolazioni per spostare a destra, a sinistra il pedale, in alto e in basso, in funzione del vostro piede e nel caso utilizzaste o meno le scarpe. In più, una delle regolazioni più importanti, ragazzi, è quella della corsa. Rimane lo stesso sistema che c'era anche sul modello Invicta e si fa svitando questa ghiera qui e avvitando o svitando questa vite. Questo sistema è un sistema che viene utilizzato nella maggior parte delle pedaliere reali. Questo comporta una regolazione molto precisa, ma anche un rumore molto forte in fase di pressione totale del pedale. Naturalmente in questo caso è possibile, perché ci sono già in rete dei piccoli sistemi per poterlo fare, per metterci un cappuccio in gomma per poter attutire questo rumore, ma il tipo di regolazione è davvero molto comodo perché non permette diversi step, ma potete scegliere una progressione millimetrica di quella che sarà la corsa del vostro pedale dell'acceleratore. Per quanto riguarda il feedback e la resistenza, è demandata a questa molla a compressione. Come già vi ho detto, nella confezione ve ne viene data una seconda più dura se vorrete scegliere un pedale più o meno duro. In questo caso su entrambe le molle è possibile agire con questa ghiera di precarico per andare anche a indurire o ad ammorbidire in maniera ancora più precisa il feeling del pedale. Entro sempre nello specifico della qualità dei prodotti utilizzati da Asetec ed è una cosa che io noto sempre nelle molle, che anche compresse al massimo non subiscono mai deformazioni, ma si riescono a comprimere sempre in maniera molto lineare, e questo per me è sempre un campanello di allarme per capire la qualità dei materiali utilizzati. Il sistema è sempre lo stesso utilizzato anche in tantissime altre pedaliere di questa fascia, in cui nella parte retro c'è un tassello di alluminio forato con boccole di solito in plastica Teflon, in cui scorre il perno una volta che il pedale va in pressione. Tutto questo assicura la massima fluidità del movimento. Per quanto riguarda poi le regolazioni che vengono fatte su questa pedaliera, ragazzi, ve lo faccio vedere anche con una mano. Vi basterà alzare questa linguetta nella parte alta, ma naturalmente manderò tutti i video per farvelo vedere, e ragazzi il tutto si smonta in maniera veramente molto semplice.
Come vedete questa è la boccola passante e ragazzi il sistema risulta veramente semplice ed è questa secondo me anche una delle caratteristiche nei vari prodotti che esistono sul mercato che porta un valore aggiunto, cioè poter fare tutte le regolazioni utilizzando soltanto le mani. Altro aspetto che evidenzia l'estrema cura nel prodotto è che tutto questo è esente da qualsiasi tipo di gioco e quindi le tolleranze utilizzate in questo prodotto sono veramente ridotte all'osso. Per quanto riguarda la parte elettronica, come per la sorella maggiore, è demandata a un sensore di Hall posto in questa parte qui, tutto ben congegnato, tutto ben nascosto da questa piccola cover in plastica e la parte del sensore proprio all'interno della presefusione della piastra di appoggio. Naturalmente l'utilizzo di sensori di Hall offre la massima durabilità nel tempo perché non essendoci contatto sono totalmente esenti da rotture. Ma ragazzi, penso sia arrivato il momento di arrivare al cuore di questa recensione, alla parte del freno. Il sistema del freno dell'Asetec Forte è un sistema a cella di carico. Mechanical Load Cell Power Cylinder, così è l'acronimo che Asetec utilizza per spiegare il proprio sistema di cella di carico. Ed è il punto su cui oggi voglio soffermarvi per farvi capire esattamente come funziona questo pedale. Anche in questo caso tutto il meccanismo in alluminio. La cover che contiene la cella di carico, ragazzi, tutto sempre ben realizzato da Asetec. Nella parte finale qui c'è una cella di carico che va a misurare le variazioni di pressione. Qui all'interno di questo cilindro ci sono degli elastomeri che vanno in compressione e vi danno la resistenza e quindi andranno a decidere la forza necessaria per dare segnale alla cella di carico. Ma il sistema che utilizza in questo caso Asetec è veramente molto particolare e per andarvelo a spiegare nel dettaglio devo smontare il sistema qui dietro. Sempre con lo stesso sistema a linguetta, ma ragazzi molto semplice da andare a smontare, vedete anche con una mano riesco tranquillamente a farlo, vediamo e vi faccio vedere come funziona. Questa è la parte del cilindro che va a premere sulla cella di carico. In questo modo qui. Vediamo se riesco. Quando voi date pressione, questo cilindro entra all'interno e preme nella parte finale. Ma in questo caso, ragazzi, con cosa preme? Con questa molla. Sì, ragazzi, perché in altre recensioni di canali molto più blasonati del mio, avevo sentito, naturalmente l'ho sentito tramite una traduzione, che questa molla all'interno serviva soltanto per dare il precarico alla cella di carico. Ma ragazzi, non è così, perché è proprio questa molla che comprimendosi va a premere direttamente sulla cella di carico. Facciamo un passo indietro perché ragazzi, magari in questo momento siete confusi, ma vi invito a stare molto attenti in questo punto. E per spiegarvelo meglio utilizzerò un normale pedale a cella di carico come sono la maggior parte dei pedali, in cui la forza che voi imprimete sul pedale va a spingere direttamente sugli elastomeri che vanno a spingere direttamente sulla cella di carico. Quindi che cosa significa? Quanto voi premete sul pedale, naturalmente gli elastomeri fanno una resistenza, ma tutta la forza che voi sprigionate andrà direttamente sulla cella di carico. Naturalmente poi a secondo delle geometrie del pedale, una determinata forza fatta al pedale si tradurrà in una forza sulla cella di carico. Ma questo è il sistema che hanno praticamente il 99, ed oggi devo dire proprio il 99% delle pedaliere sul mercato. Cosa completamente diversa dal sistema Asetec, perché tutta la forza che voi esprimerete sul pedale non andrà direttamente a comprimersi sulla cella di carico, ma sarà la compressione che riceverà da questa molla a dargli il segnale. E questo si traduce in che cosa? Innanzitutto che la cella di carico non lavorerà, almeno nella struttura attuale, mai al 100%. Ma da quello che ho potuto rilevare, ragazzi, siamo al momento sotto la metà di quelle che sono le possibilità di pressione sulla cella di carico. E questo che cosa significa? Naturalmente è possibile analizzarlo solamente in fase di calibrazione. A prescindere che voi utilizziate l'elastomero più morbido, l'elastomero intermedio o l'elastomero più duro, sempre intorno al 30-40% di segnale effettivo sulla cella
la pedaliera utilizzerà. Sono stato chiaro? Vedo ancora delle facce un po' perplesse. Naturalmente, per farvi vedere ancora più nel dettaglio questo aspetto, ho creato 3 video per voi in cui vi faccio vedere le regolazioni con tutti e 3 gli elastomeri che potete effettuare sul software. Iniziamo subito con la calibrazione dell'elastomero bianco, quello più morbido. Come vedete, più di questo, anche premendo di più, non è possibile andare. È la massima forza rispetto alla forza massima che potrete dare con questo pedale. In questa prima fase lavora l'elastomero principale, cioè quello bianco. In quest'ultimo pezzettino sentite quella maggior resistenza che è data dalla parte di elastomero circolare, che aumenta un po' la durezza del secondo step. E a questo punto avete calibrato il vostro pedale. Come vedete, fino a qui è la forza dell'elastomero principale, e in quest'ultimo dovete fare una forza maggiore nel punto in cui viene murato, in cui mura il blocco meccanico, e c'è quel piccolo elastomero nella parte intorno. Arriviamo adesso alla calibrazione del pedale del freno con l'elastomero verde. Premiamo il pulsante Calibrate e anche in questo caso premete con la massima forza. Anche in questo caso questa è l'ultima parte che vi rimane disponibile per il secondo stage. È un tipo di forza intermedio rispetto il bianco e rispetto il giallo. Premete il pulsante Complete e anche in questo caso avrete calibrato il vostro pedale del freno. Arriviamo adesso alla calibrazione del pedale del freno con l'elastomero giallo. Premiamo il pulsante Calibrate e come vedrete, per arrivare alla zona finale serve molta più forza. Ma lo spazio per il secondo stage rimane sempre molto piccolo rispetto alla prima parte. Cliccate Complete e anche in questo caso, come vedete, avete calibrato il vostro pedale del freno. Come avete potuto vedere, e nel caso adesso potete anche tornare indietro per andare a rivedere nel dettaglio quelle che sono queste regolazioni, con tutti e 3 gli elastomeri, quando andate a regolare la forza massima che vorrete dare sul vostro pedale, la barretta non supera mai 1/3 di quello che è il segnale totale disponibile. Questo perché, a prescindere la resistenza che fa l'elastomero, in realtà la pedaliera funzionerebbe e avrebbe segnale anche senza quegli elastomeri, cosa che invece con pedaliere normali non sarebbe possibile, perché è soltanto la pressione che riceve alla molla, perché qui fate conto che qui c'è la cella di carico, è la pressione che riceve da questa molla che effettua la lettura del segnale. La pedaliera è data con una forza al piede di 180 kg. Io non so se sia effettivamente quello, perché anche con l'elastomero più duro sono arrivato anche a spingere, naturalmente con una forza esagerata, non possibile durante una gara secondo me, ma sono arrivato comunque a saturare quello che è il massimo segnale, perché comunque, come vi ho detto, sarà l'elastomero che deciderà quanto sforzo andrete a fare, e sempre volendo utilizzando tutta la corsa disponibile. Anche in questo caso, come avete visto dai video, non è una corsa molto lunga, è un po' più lunga rispetto alla sorella Invicta. E in più che cosa succede? Sempre per spiegarvi, perché secondo me il fulcro di una recensione deve essere spiegare il modo più possibile dettagliato come funziona un determinato prodotto, in modo che voi siate ben consci quando lo andate ad acquistare. Il sistema doppio step che Asetec ha voluto mantenere nella pedaliera forte è demandato a questo anellino qui in gomma. Ma in realtà, come avete visto ben dal video, la parte del secondo step è veramente molto piccola, anche utilizzando i diversi tipi di elastomero. E questo perché? Perché proprio perché la corsa comunque è limitata e a un certo punto non è più possibile, essendoci un blocco meccanico sulla parte della ghiera, avere altro movimento, la cella non potrà mai più andare a leggere altro segnale. Cosa che invece con sistemi di pressioni presenti sull'Invicta, anche arrivati al secondo step, a prescindere quale sia la durezza del pedale, potrete ancora andare ad utilizzare segnali. È un discorso semplice, ma posso capire che per alcuni complicato. Io sento molto spesso, perché mi scrivono tanti di voi, in cui si sono fatti una determinata idea di un prodotto, ma poi in realtà non hanno seguito in maniera dettagliata quelle che sono le specifiche. Io vi invito a tornare indietro con il video e rivedervelo, magari anche più volte, perché sicuramente sarà molto ben chiaro quello che è il funzionamento di questo sistema, a mio avviso innovativo nel panorama delle pedaliere, molto particolare. Non so in funzione di questo come si possano calcolare i 180 kg di pressione massima, perché io comunque anche con l'elastomero più duro, che è questo giallo, sono riuscito ad arrivare totalmente alla totalità di pressione
della pedaliera, naturalmente facendo uno sforzo esagerato come vi ho detto. Quindi personalmente faccio un plauso ad Asetec per aver rinnovato quelli che sono i normali sistemi a cella di carico. Ma andiamo a rimontare tutto in maniera molto semplice, perché anche in questo caso, come per il pedale dell'acceleratore, tutte le regolazioni possono essere fatte tranquillamente con le mani. E ragazzi, per il montaggio si rinfila il sistema all'interno del cilindro e si rimonta il perno di fissaggio. Andate a ridare un pochino di precarico e il sistema è montato. Anche in questo caso approfitto per spiegarvi anche un altro tipo di regolazione che potrete scegliere, e cioè se vorrete dare una piccola zona morta meccanica sul pedale, vi basterà non mettere totalmente in compressione l'elastomero, ma lasciargli una piccola zona che vi consentirà di avere una parte di zona morta nel movimento, che comunque darà segnale alla cella di carico, proprio per simulare l'avvicinamento delle pasticche al disco. E sempre tramite questa ghiera potrete dare, volendo, anche una piccola parte di precarico all'elastomero. Questo naturalmente inficerà però anche poi nella durezza dell'elastomero, che si andrà piano piano un pochino a indurire, e anche nella corsa finale disponibile, perché andrete ad avvicinare la ghiera al cilindro. Ed è proprio questa la corsa massima che il pedale può avere. Arriviamo adesso a parlare della mainboard. Anche in questo caso è la stessa che Asetec utilizza per la sorella Invicta, a 16 bit, quindi offre una quantità di segnale davvero ampia. Parliamo di oltre 64.000 punti di lettura. E proprio nella scheda io faccio un plauso ad Asetec, perché è una delle pedaliere che ha il segnale più pulito che io abbia mai visto, e questo sempre mi fa pensare alla scelta delle componenti sempre di altissimo livello. Altra piccola nota rispetto alla recensione precedente della sorella Invicta riguarda il passacavo. Nel caso della sua sorella maggiore era una linguetta a mio avviso un pochino delicata, in questo caso hanno ricreato un sistema un pochino più solido. E quindi sono contento che abbiano ascoltato magari le richieste dei propri clienti. Ma per spiegare bene come funziona la sua scheda, vi ho preparato un video in cui analizzo il suo software e le varie calibrazioni. Eccoci finalmente all'interno di Race Hub, l'applicazione sempre veramente curata sotto il profilo estetico. Andiamo subito a selezionare i nostri pedali. Come subito potrete notare, a differenza della pedaliera Invicta, non è disponibile l'animazione del movimento della pedaliera mentre andiamo a toccare i pedali, ma in questa schermata è subito possibile andare a fare una calibrazione di acceleratore, freno e, nel caso l'abbiate, anche la frizione. Andiamo subito a fare una calibrazione dell'acceleratore premendo il pulsante Calibrate, premere e rilasciare completo, e vedrete subito che il nostro pedale dell'acceleratore è ben configurato, subito con una zona morta nella parte alta e una zona morta nella parte bassa. Queste comunque sono tranquillamente configurabili anche manualmente. Andiamo anche a configurare il nostro pedale del freno, in questo caso è installato un elastomero bianco, il più morbido. Calibrate, premere con la massima forza e rilasciare completo, e anche il nostro pedale del freno è ben configurato. Anche in questo caso potrete decidere un po' di zona morta iniziale e un po' di zona morta finale. Andiamo subito nella seconda schermata, pedal mappa, e qui c'è la possibilità di andare a modificare manualmente o automaticamente le curve di pressione dei pedali, sia con delle mappature già preimpostate da Asetec, oppure potrete manualmente andare a modificare la curva, e questo su entrambi i pedali naturalmente. Io personalmente prediligo sempre una curvatura abbastanza neutra. In questo caso è possibile anche abilitare o disabilitare questa funzione. Nell'ultima schermata invece c'è la possibilità di andare a modificare l'intensità del LED, come vedete, e la colorazione. In questo caso, ragazzi, io scelgo il blu. Credo che per quanto riguardi la calibrazione di Race Up vi ho detto tutto, e torniamo a noi. E ragazzi, dopo aver analizzato la parte meccanica e la parte software, credo che non ci sia cosa migliore che vederla in azione in un video e arrivare quindi alle conclusioni finali su questo prodotto. 1.6
Ragazzi, bentornati. Arriviamo alle conclusioni finali su quelle che sono le mie impressioni sul prodotto Forte. Inizierei subito sulla prima cosa che mi ha colpito quando l'ho tirata fuori dalla scatola, sulle pedane di appoggio di acceleratore e freno. A mio avviso ha fatto bene Asetek ad andare a modificare quelle che sono le possibilità nelle pedane, perché queste rendono possibile oggi l'utilizzo anche con i calzini, cosa che nel precedente modello Invicta era praticamente impossibile. La forma e lo stile estetico di questa pedaliera, ragazzi, la trovo veramente molto bella e posso dirlo con cognizione di causa perché ho tanti amici, tanti ragazzi che mi seguono, che mi hanno chiesto e fatto domande su questo prodotto. I materiali utilizzati come al solito sono sempre di altissimo livello, anche le colorazioni a mio avviso azzeccatissime. Anche il LED presente sul battitacco, una volta montata e accesa, offre veramente un bel effetto sulla vostra postazione. Ma la cosa importante, ragazzi, è la parte meccanica, e anche qui l'utilizzo di sensori di Hall, l'utilizzo di cella di carico veramente di alto livello offrono la massima cura nel segnale e nel dettaglio del feeling di questa pedaliera. L'acceleratore è un sistema ormai utilizzato quasi nella maggior parte dei prodotti presenti sul mercato, mi viene da dire realizzato in maniera eccellente, esente da giochi, e quindi potete regolare in maniera millimetrica corsa, altezza, tutte le regolazioni possibili su un acceleratore. L'ho trovato veramente ottimo. Per quanto riguarda il pedale più importante, il pedale del freno, sono rimasto colpito da questo nuovo sistema introdotto da Asetek. In realtà mi porta dei dubbi su quelle che siano poi le caratteristiche della cella di carico, perché naturalmente essendo la molla che preme, non so quanti chili sia effettivamente la cella di carico, perché tranquillamente con questo sistema potrebbe essere una cella da 50 kg, ragazzi, e questo è sempre anche per sfatare miti che servono celle per forza da 200 kg, 300 kg. No, perché se il sistema è ben realizzato basta una cella tranquillamente da 50 kg per poter coprire ampiamente le nostre esigenze. E comunque il plauso va al voler innovare in questo mondo in cui ormai un po' il mercato si è appiattito e ci sono soltanto poche case che vanno un pochino a rinnovare quelli che sono i prodotti presenti sul mercato. Ho trovato il mio feeling preferito con l'elastomero verde, che è l'elastomero intermedio. In questo caso, e per quanto riguarda la posizione che ho avuto nella mia postazione, sono riuscito a sfruttarlo al 100%, quindi cosa significa? Sfruttare tutto il segnale disponibile per questo elastomero, e sono sempre riuscito ad avere una frenata molto controllata, sia nella fase iniziale, sia nella fase finale e sia nella fase di rilascio, tutto sempre ben controllato, che credo sia la cosa più importante. Anche in questo caso parliamo di un freno dalla corsa abbastanza ridotta, per quanto mi riguarda meno ridotta rispetto alla sorella maggiore Invicta, e io, da amante di freni dalla corsa molto breve, in realtà nella corsa offerta da questo freno ho ritrovato quello che è il mio gusto personale, perché poi, come dico sempre, è un gusto personale quello come uno vuole la durezza o la corsa di un freno. Questo genere di corsa è quella che rispecchia un pochino anche le regolazioni che ho quando utilizzo anche altri prodotti. E ragazzi, se uniamo tutte queste caratteristiche e questi materiali a un prezzo d'attacco di 499 euro, e ragazzi, ci sono tutti i link in descrizione per poterla acquistare, faccio i complimenti ad Asetek per aver tirato fuori un prodotto entry level nel prezzo, perché poi la qualità dei prodotti e dei materiali utilizzati fa parte, a mio avviso, della fascia molto alta, e ampliato quello che è il suo pacchetto prodotti all'interno del loro ecosistema, che, come vi ho detto già nell'antefatto, si sta ampliando veramente tanto. Quindi tenete sempre sott'occhio il marchio Asetek. Ringrazio sempre i ragazzi di Arc Team per aver dato la possibilità al mio canale di poterla recensire. Vi ricordo sempre MDS Sim Parts, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like al video. Sarei curioso nei commenti di sapere che pedaliera utilizzate e cosa ne pensate di questo nuovo prodotto di Asetek, e ragazzi, ci vediamo in tante nuove recensioni. Ciao ciao!